Sei ospite del festival per redigere, prima di tutto, un vocabolario del jazz dalla A alla Z tra gli ulivi. Che cosa sta succedendo? Beh, intanto il vocabolario sono un sacco di lettere e spero di farcela a farle tutte. È una proposta appunto che mi è arrivata dal festival, è una proposta singolare, forse non tanto per l'idea del vocabolario o di un dizionario appunto con un termine per ogni lettera, quanto l'idea di farla fra gli ulivi. E all'inizio, quando mi è stata proposta, mi sembrava non so, un'idea un po' gratuita, una cosa appiccicata a un'altra, perché che ti metti a parlare di jazz in mezzo agli ulivi non c'entra niente. Oppure uno di quei tanti modi un po' così pretestuosi di mettere insieme l'attrattiva turistica o del territorio con l'altra attività culturale. E invece quando poi mi sono trovato qui direttamente, prima ancora di andare lì e respirando l'atmosfera del festival e delle persone notevoli che ci lavorano a tutti i livelli e poi lì ovviamente dal Patriarca agli altri posti dove sono stato portato ho capito che non solo non era pretestuoso, ma addirittura che il luogo in cui stavo mi offriva una serie di ispirazioni, di stimoli a cui non avevo minimamente pensato. Mi ero preparato una scaletta di cose da dire e poi quando sono andato a fare il dizionario non solo ho detto delle cose che mi sono state ispirate in quel momento dal territorio, ma ho cambiato anche dei lemmi, scegliendo altre parole ispirato dai luoghi in cui stavo. Quindi credo che sia un'idea bella, importante del festival, perché almeno per chi la vive dall'interno, e spero che questo poi possa, attraverso il montaggio fatto dalle persone che sanno il loro lavoro, possa arrivare anche al pubblico, cioè che quel legame fra quell'ambiente e questa musica che sembra così lontana da quell'ambiente, in realtà, e dei concetti legati a questa musica, quel legame c'è. Sei abruzzese, toscano, cittadino del mondo, bolognese, ma non possiamo fare a meno di ricordare che sei anche materano. Io sono abruzzese, ho vissuto a lungo in Toscana, quindi non sono toscano. Vivo da un po' di tempo, da molto tempo a Bologna, che è comunque una città che frequento da quando facevo l'università. E sì, il padre di mia madre, quindi il mio nonno materno, era materano ed è nato nei Sassi quando non era glamour, cioè alla fine dell'Ottocento. E da lì poi lui per sopravvivere, so che suonava il Genis in una banda, lavorava come garzone presso un panettiere e poi per sfuggire alla fame è entrato nell'esercito, andando incontro alla storia che gli ha fatto attraversare la prima e la seconda guerra mondiale. Sono molto, lo dico non perché questa è un'intervista, perché siamo qui, bla bla, io sono molto legato, anche se non frequento spesso Matera, però sono molto legato, mi commuovo anche adesso, solo a dire la parola Matera, a pensarci. Non posso dire cosa mi è successo la prima volta che sono venuto a Matera perché mi sono messo a piangere come un agnello, e sento molto forte il legame con Matera e in generale con la Lucania, perché non lo so, perché non è solo la questione di mio nonno, è che mi arriva da qui, non so come dire, mi arriva un messaggio forte come può arrivare per esempio dalle musiche forti come il jazz. Davvero non faccio il legame così, lo faccio perché lo sento. È una cosa che mi arriva forte. Cioè, penso per esempio al suono di Louis Armstrong, l'orchestra di Duke Ellington, oppure quando penso alla energia di Cecil Taylor. Ne parlavo sere fa con amici, l'idea di poter spostare il modo in cui viene concepita la musica, cioè il mondo sposta la propria attenzione su un'altra musica, comincia a suonare in un altro modo perché c'è un piffereo magico come Armstrong, come Coltrane o come Ellington, che ha una tale forza da poter spostare l'intero mondo verso la propria posizione. Ecco, da Matera mi arriva quella forza lì, che però è anche una forza morbida, non so perché, Matera per me è anche molto morbida. La tua presenza qui è anche per creare una sensazione di importanza, di connessioni e di radici culturali nel nostro progetto del Museo Diffuso dell'Improvvisazione. Ti chiedo, prima cosa ne pensi, o nell'ordine con cui vuoi dirlo, e poi se secondo te c'è qualcosa di simile in giro.
Bisogna stare molto attenti quando si pensa a un museo, anche se dell'improvvisazione, ancora più sembra quasi un ossimoro, il museo dell'improvvisazione, a non museificare una musica che peraltro per certi aspetti rischia oggi di essere in parte museificata, anche per colpa di gente come il sottoscritto che insegna nei conservatori, dove si tende un po' a museificare il jazz. A me sembra un'idea molto bella, rischiosa, e secondo me può funzionare se si riuscirà a comunicare l'idea che quel museo dell'improvvisazione è un processo, come l'improvvisazione. Cioè non solo è una cosa viva, ma è una cosa che cambia continuamente. E cambiando continuamente richiede un rapporto dialettico con il pubblico, per cui il pubblico va coinvolto, si è fatto sentire protagonista del processo, perché poi nell'improvvisazione, lo sappiamo, il dialogo è fondamentale, quindi un museo del genere dovrà avere una dimensione dialogica molto forte. Non credo, o meglio, non saprei dirti se esistono esempi simili, credo di no. Ci sono dei festival che hanno fatto del rapporto col territorio, per esempio in Sardegna il Timing Jazz di Paolo Fresu è stato un esempio preclaro, un rapporto molto forte col territorio, ma declinarlo anche così in termini del linguaggio musicale mi sembra una cosa nuova, ripeto, rischiosa, ma forse vale la pena di affrontare il rischio. Ok, quest'anno comincia una rassegna triennale e non a caso sei nella stessa serata dove c'è questa rassegna triennale su Bologna, su come abbia cambiato il linguaggio del jazz in Italia e quanto sia stato fertile, che abbiamo chiamato Bologna Improvisers. E tu sei un esempio di una Bologna anche mitica quasi, da fine millennio, inizio del nuovo millennio. Lì c'era il DAMS quello che urlava. Oggi che tu sei un esponente tra i più famosi del conservatorio, invece, se dovessi farti una domanda provocatoria, erano meglio i periodi in cui il DAMS era il riferimento e poi la musica te la dovevi cercare altrove, o meglio quel contenitore unico che è il conservatorio, dove c'è storia e pratica? Rifiuto la domanda perché ha due trappole a cui voglio sottrarmi. Una è la trappola della nostalgia, per cui era meglio prima, era prima prima i ragazzi, prima c'era la musica, sì. No, è un fatto generazionale che quando passa l'età è una trappola. E l'altra è una trappola del binario, era così o era colà. Forse c'è una terza soluzione, una quarta, una quinta, o forse non c'è nessuna alternativa al binario, cioè è semplicemente che è cambiato il mondo. Posso vedere, invece che fare un confronto col passato, che essendo stato io nel passato studente in quel mondo e oggi sono docente in quest'altro, sì, cioè la nostalgia è facile, quindi per sottrarmi alla nostalgia faccio prima a dirti che il sistema in cui siamo ha il vantaggio di garantire un'alfabetizzazione musicale molto più ampia di quanto fosse in passato, quindi molte più opportunità per i musicisti. Tutto questo rende molto più difficoltoso emergere come talento. Si corre il rischio, come dicevo prima, di museificare attraverso l'insegnamento la musica che si fa, ma la sfida di doversi confrontare col mondo là fuori, con il locale che fa una musica che è diversa da quella che piace a me, con il festival che non invita certi musicisti e poi, però poi promuove altre cose, con le piccole rassegne, con i club che nascono e muoiono, con i musicisti anziani che suonano con i giovani o non ci suonano, con quelli che cominciano a ritagliarsi i loro spazi. Tutto questo è una cosa nuova. Io ci sto dentro, a volte ci sto più dentro, a volte la osservo un po' più dall'esterno, anche perché voglio evitare conflitti di interesse, perché insomma per esempio non mi metterei mai a promuovere degli allievi perché, per distinguere le attività che faccio e quindi credo che ci sono un sacco di difficoltà e un sacco di opportunità, esattamente come prima, però sono cambiati i tempi, quindi il tipo di problemi che si affrontano sono completamente diversi. Un'ultima domanda, che non è una domanda, ti richiedo quasi due slogan. Qual è per tornare al sono un discorso cane di con gli prima? slogan. Ci proviamo. Qual è l'attuale sfida di Bologna nella musica e qual è l'attuale sfida del Sud che hai conosciuto in questi giorni? L'attuale sfida di Bologna nella musica è essere più ricca.
Bologna è una città che per certi aspetti, penso al cinema, è una capitale, voglio dire, di riferimento nel mondo. Bologna è una città in cui l'accesso, per esempio, alla musica classica non è così facile come altrove, perché le rassegne sì, hanno tante facilitazioni per gli studenti, ma a volte sono piuttosto onerose. Gli spazi per i giovani musicisti nascono e muoiono continuamente, quindi c'è molta mobilità, ma anche molta precarietà. Quindi secondo me la sfida di Bologna in questo momento è offrire a chi suona e anche a chi ascolta, per esempio a me come semplicemente persona che ama la musica, un ventaglio ancora più ampio di opportunità, di stili, di musiche, eccetera. E la sfida del Sud è, io credo, e qui dirò una cosa forse spiacevole, è uscire dalla retorica, posso dirlo? È uscire dalla retorica del territorio, è uscire dalla retorica identitaria, è uscire dalla retorica del ghetto e cominciare a pensare in termini di relazioni, di reti, senza pensare siamo il Sud, quindi siamo di un certo tipo. No, qui ci sono delle persone che hanno delle idee, che lavorano bene, che fanno delle cose magnifiche, che sono alimentate da una cultura, ma nessuna persona, come ha detto un altro studioso, a cui rubo questa frase, Gerard Kubik, nessuna persona può essere identificata con una cultura. È assurdo, nessuno di noi può essere, cioè l'identikit di una cultura. Ognuno di noi è una persona diversa, con storie e retroterre e ambizioni diverse. Se io fossi identificato con una cultura sarei congelato, sarei uno zombie. Quindi secondo me la sfida del Sud è smettere di pensarsi come Sud e pensare che quel patrimonio culturale è una cosa che è portata fuori dal Sud e messa in rete con altre realtà, collaborazioni con altri posti, e non semplicemente dire venite al Sud, ma siamo noi che, non solo voi venite al Sud, ma noi ci andiamo anche altrove, mantenendo una base al Sud e muovendosi in rete. Questa è una cosa che fa uscire dal ghetto, che poi ti costringe a pensare in termini identitari, che è una cosa che rallenta le cose. Grazie.